Ciao da Gabriele di Stati Calmo. Oggi voglio mostrarti un dataset diverso che ha a che fare con dati sanitari. Purtroppo ti avviso che quando cliccherò su dei bottoni non vedrai il menu che si andrà a generarsi. Non ho ancora risolto questo problema. Puoi notare vari tipi di colonne, qualcuna tecnica che non so nemmeno io interpretare, qualcuna a testo libero, ossia i dettagli dell'evento. A me interessa più che altro farti vedere questa colonna, ossia il tipo di infortunio, in particolare questo che significa caviglia. Poi abbiamo altri dati tecnici, caratterizzazioni particolari del mestiere, e poi qualcosa più noto, ossia il genere, maschio o femmina, l'età, il body mass index, ossia una trasformata dell'altezza del peso, e la presenza di condizioni pregresse, dette anche comorbidità, ossia diabete, fumo ed altre patologie. Poi un'altra serie di colonne più o meno tecniche. Ti ricordo che abbiamo a che fare con un dataset che proviene da un'azienda sanitaria. Ora, a questo punto, visto che ho come interesse la colonna injury type, cioè tipo di infortunio, andrò a farmi qualche statistica descrittiva. In una metterò, adesso non lo vedrai, vi dico misura, conto, e nell'altro io lo lascio come dimensione. Adesso ordino, magari così. Opla. Ok, vediamo che la più frequente appunto è l'infortunio alla caviglia, poi abbiamo altri tipi di eventi traumatici. Ora metto un filtro che mi interessa solo questo, gli dico, vabbè, tu non lo vedrai con nessuno, seleziono solamente il caviglia sia ankle, e niente, questo è il risultato. A questo punto ci si può domandare se, visto che abbiamo anche la colonna del genere, uno di questi ha maggior prevalenza. Possiamo verificare questa cosa in vari modi. Uno è coi colori, e come vedi la risposta non arriva subito con questo metodo, perché mi serve andare sopra e vedere il conteggio. In un caso abbiamo 86, nell'altro 102, ma a occhio non si vede subito, quindi io farei così: cambio il tipo di grafico, in questo caso una tabella, e in questo caso vediamo che femmina ha una prevalenza maggiore di maschio. Ora possiamo fare una campagna di comunicazione di prevenzione mirata alle femmine, dicendo che loro risultano più a rischio di avere questo tipo di infortunio? No, perché questa è ancora una statistica di tipo descrittivo. Ci serve fare qualche passo in più per avere delle informazioni da cui poi non possiamo prendere delle decisioni. Possiamo fare qualche statistica descrittiva in più, cioè, anzi, facciamo che lo copio. Gli dico duplicate, lo copio, questo lo elimino, vabbè il nome lo si può cambiare successivamente, e al posto del genere io vado a vedere il BMI, lo metto come dimensione, questo lo tolgo, e si può vedere cosa? Che la maggior parte degli eventi si verifica con un BMI tra il 21 e il 46. Considera che esistono degli intervalli del BMI dove tu rientri nell'etichetta sottopeso, normopeso, sovrappeso e obeso. Quindi io immagino che questi di destra risultano quelli obesi. E adesso possiamo vedere qualcos'altro. Faccio sempre un copia magari, piuttosto che farlo da zero. Posso di mettere i BMI, gli metto età all'infortunio, io lo metto come dimensione, non come somma. Beh, questo risulta lampante, nel senso che ovviamente all'aumentare dell'età aumenta il rischio di infortunio. Oddio, risulta lampante per chi, diciamo, ha un minimo di esperienza in ambito clinico o in ambito ospedaliero. È risaputo in letteratura, è risaputo anche per chi ha genitori anziani e così via. Probabilmente questa relazione si vede meglio con altri tipi di grafici anziché questo.
Proviamo a vedere l'infortunio in funzione della presenza di diabete e del genere. Anche qui è più immediato vederlo come tabella. Osserviamo che 82 femmine hanno avuto no diabete ma hanno avuto un infortunio, mentre 71 per quanto riguarda i maschi. Conviene qui fare un percentage of, diciamo una percentuale di colonna così, e vediamo che non esistono differenze significative a occhio, perché ripeto, per avere una cosa più rigorosa bisogna fare una statistica test. Qui abbiamo uno scarto del 2% su un campione così basso, beh oddio, basso no, però un campione diciamo limitato, per esperienza direi che non è una differenza significativa. Possiamo fare la stessa identica cosa per fumo anziché diabete, quindi prendiamo smoking. Ecco qui invece abbiamo uno scarto del 9% sul no e dell'8% sul sì. Qui abbiamo più motivi per indagare la cosa da un punto di vista più rigoroso, quindi così a occhio qui non riuscirei a concludere se queste due condizioni aumentano il rischio. Poi abbiamo il discorso reumatoid. Questo secondo me risulta il più interessante fino adesso, perché sul sì si vede innanzitutto che abbiamo l'80% di differenza, quindi a occhio questo sembrerebbe significativo. Allora, a questo riguardo noi possiamo cambiare il totale e farlo sul table. Anche qui si vede che c'è un 50% in più. Ricordo che abbiamo un 188 come un totale. Come faccio a vederlo? Lo vedo così. Quindi se abbiamo un 188 totale e abbiamo un 50% di differenza, qui, anche se abbiamo una statistica descrittiva, abbiamo seri sospetti su una differenza significativa per il sesso per quanto riguarda quella patologia, che ha un effetto sul rischio di avere un tipo di infortunio alla caviglia. Questi colpi d'occhio arrivano con l'esperienza. Ogni tanto li sbaglio anche io, o ogni tanto non li vedo pure io, perché quando si ha una numerosità bassa, anche in questo caso con 188, basta una differenza del 50% per illudersi di avere una significatività. Quando invece si hanno dei campioni sopra il migliaia, basta anche una differenza del 5%, ma risulta significativa, però a colpo d'occhio diventa più difficile catturarla questa cosa, e quindi lì subentra l'esperienza, insomma. Rimane da controllare l'ultima patologia, neuropatia, non so cosa significa, e mettiamo il totale di colonna e anche qui vediamo che non vengono fuori differenze significative a occhio, ma io ci metterei una mano sul fuoco su questo. Non vengono fuori differenze significative fra i due generi condizionati per la neuropathy. Ora, diciamo che a livello di statistiche descrittive ci si può fermare qui, perché lo faccio rivedere. Noi comunque abbiamo studiato, analizzato descrittivamente, lo risottolineo, il tutto per la colonna tipo di infortunio per cosa? Età, per genere, per diabete, fumo e altre due patologie. Potremmo fare, ma questo risulta più fine, vedere come gli infortuni si distribuiscono in funzione del tempo, perché noi abbiamo questa informazione. Però c'è un problema, e adesso lo capirete subito, che se io metto... No, mi conviene fare così, mi conviene copiarlo. Rate of injury. E lo metto come... No, forse mi conviene metterlo in un'altra maniera, sì, così.
Allora, vedete che, beh, a parte questi null, che adesso tolgo subito, noi abbiamo 188 punti. Tolgo questo perché sennò diventa complicato leggerlo. Abbiamo 188 punti. Abbiamo delle date che vanno dal 2007 al 2016, ma così il grafico non risulta particolarmente leggibile. Anche se si osserva già una cosa, che esiste una sezione del tempo dove abbiamo un aumento. Per vedere meglio nel dettaglio questo, mi conviene fare una cosa. Tornare indietro e modificare data di infortunio, che adesso recupero. Vedete che la vede come stringa. Vabbè. Sì, vedete che lo vede come stringa, ABC. Significa che lo vede come stringa. A me serve di no. Convertilo a data. Ok, allora possiamo fare più cose adesso. Se lo lasciavo come stringa, vedete che adesso vi fa vedere year. Posso fare più aggregazioni. C'è un problema, questo è il classico problema, onnipresente. Chi ha a che fare con dati fa sempre a cazzotti le formattazioni delle date. Vediamo se lo becca su. Allora, sì, probabilmente nella trasformazione fa pasticci e vede il 1905. Io non penso che l'azienda aveva dati, esisteva già nel 1905, mi sembra una cosa abbastanza difficile. Quindi è più facile che abbia fatto pasticci nella conversione. Quindi mi conviene tornarlo come stringa. Può anche trattarsi di un errore di digitazione, assolutamente. Magari era 1995 e chi ha fatto il report ha scritto 1905. Perché così riguardandolo non sembrano emergere incongruenze, cose strane, insomma. Comunque adesso lo ritrasformo come numerico, come data volevo dire. E vediamo un po'. Si notano dei valori strani, cioè 1960, 1905. Secondo me questi due assolutamente vanno corretti, cioè vanno eliminati perché non poco plausibile. Quindi avete un po' visto quella che risulta la parte rognosa del lavoro dello statistico o chi comunque elabora e tratta dati, cioè la pulizia del dato e la qualità del dato. Forse in vari film sentiti dire e così via avrete sentito parlare della legge dell'80-20. Nella statistica si dice che l'80% del tempo si usa, tra parentesi, ma non ditelo troppo in giro, si butta nella pulizia dei dati e nel 20% del tempo la parte divertente, ossia le statistiche descrittive, esplorative, la parte di modellistica o la parte delle significatività. Tornando a questo e facendo quella correzione su quel 1905 che ho escluso, vale la pena sottolineare che come sull'asse verticale delle Y abbiamo un totale del conteggio dell'infortunio di riferimento. Notiamo cosa che la maggior parte si verifica nel 2009 per le donne. Potremmo cambiarlo. Sì, così facendo non ho più quell'elaborazione, ma un semplice punteggio. Così a occhio sembra che esiste un certo tipo di andamento per questo tipo di infortunio, un andamento parabolico. Lo si può mostrare. Lo modifico e dico polynomial in grado secondo, forse ricorderete qualcosa dal triennio alla scuola superiore, o
esperienze più mature, diciamo, e comunque la parabola risulta un polinomio di secondo grado. Quindi si osserva cosa? Che se io metto il tipo di tendenza tipo parabolico abbiamo una significatività distantuccia solo per i maschi, ma non per le femmine. Se io tolgo genere dovrebbe succedere qualcosa. Succede che la significatività diventa evidente e significativa. Qui serve un po' di esperienza, un'altra volta. Può significare che col tempo la gente si infortuna di più? Secondo me no. Semplicemente col tempo questi infortuni vengono gestiti più frequentemente da un'azienda sanitaria, ospedaliera, quel che è. Nonostante qui salta fuori una significatività molto forte, vedete che il p-value è ben al di sotto del canonico 0.05, io non ci vedo un significato da cui si può costruire una storia che ha senso. Bisogna fare qualche cosa in più, ma quel qualcosa in più qua non si può fare, perché vedete che abbiamo delle date che vanno dal 47 al 2019. Ci serve sapere di più sul come hanno raccolto i dati. Supponiamo che ad esempio l'azienda risulta in attività dagli anni 70. Vado a fare una cosa, un altro filtro. Via. Se prima avevamo una significatività assolutamente non utile, direi, sulla tendenza parabolica, adesso cosa succede? Se io vado a vedere qui, il p-value sta ben al di sopra del famoso 0.05, sta a 0.20. Io lo posso cambiare? Sì, posso di mettere una forma parabolica, io la metto lineare, e non risulta assolutamente significativa, quindi qui cosa diventa la questione? Che non emerge una tendenza lineare della frequenza di quell'infortunio in funzione del tempo, che è più o meno quello che mi aspetto. Abbiamo fatto una cosa utile e inutile, nel senso, utile perché abbiamo escluso un significato e inutile perché con questa informazione non ci possiamo fare nulla se non aver escluso uno scenario. Con questi dati non mi vengono in mente altre possibili cose interessanti, vabbè, se non qualche conteggio su queste due colonne, ma non mi sembra un granché di aggiunto. Se a te viene in mente qualche altra cosa, scrivimela per commento. Quindi per oggi è tutto, da Gabriele di Staticalmo, e se anche tu vuoi delle analisi perché hai dei dati e preferisci che lo faccia qualcun altro anziché tu, perché pensi di fare errori, perché appunto il diavolo sta nei dettagli come abbiamo visto per una significatività pochi minuti fa, tranquillo, basta che me lo scrivi sui social principali e poi ci mettiamo d'accordo. Ciao!